Ormai siamo dell'idea che bisogna variare la nostra alimentazione, quindi ogni giorno cambiamo la carne una volta alla settimana. Oggi che cosa facciamo? Legumi e pesce. Farò una zuppa di lenticchie nere siciliane con aglio, cipollotto, sedano, carota, pane cafone, prezzemolo, arancia, la Sicilia, due calamaretti, spillo. E guardate qua, eccoli qua, le nostre vongole, i nostri lupini. Il protagonista principale però è lei, la lenticchia nera siciliana. I legumi dobbiamo cuocerli noi, basta comprare roba cotta già, mi raccomando. Allora, iniziamo subito. Le lenticchie le prendete, le mettete in ammollo, mezz'oretta proprio, non di più. Poi, la lenticchia ha bisogno di poca cottura, circa 45 minuti. Guardate il colore, bellissime. È una lenticchia che resiste alla siccità, è ricca di ferro, è ricca di minerali e va bene col pesce. Adesso iniziamo subito. Qua, aglio. Che musichetta oggi, ragazzi, quella proprio caricante, carica. Andiamo proprio a ritmo, vai. Con tutta la camicia tagliata a metà, metto qui dentro e poi olio siciliano. Sono in Sicilia, ragazzi. Oggi olio siciliano, abbondante. E mi piaceva aggiungere un tocco sempre siciliano, le arance. Mi raccomando, non trattate, di quelle sempre buone e profumate. Andiamo a ritmo, eh? Dai, metto qui nel fondo, accendo al massimo, vai. Poi gambi di prezzemolo qui. Adesso diamo una sciacquata alle vongole. La cosa importante, ho preso le vongole fresche, lupini, sono quelle selvagge, sono quelle italiane, basta con queste vongole veraci, chissà da dove vengono. Poi mi allontano dall'induzione, aggiungo le vongole, vai, così, rimetto sul fuoco a tutta forza, Qualcuno dirà, ma il vino non ce lo metti? No, non ci voglio mettere il vino, va bene? Metto qui coperchio e le facciamo aprire al vapore. Una bella per sembra la tombola. Che numero vi manca? Per fare cinquina? Ancora ci vuole un pochino. Allora, una cosa importante però è questa. Io aggiungo un po' di acqua, così abbiamo più liquido di cottura. E liquido di cottura che cosa vuol dire allo stesso tempo? Tanto gusto. Così prendo sedano, carota e cipolla. Pelo la carota sta bene con le lenticchie, con i legumi, poca, non esageriamo, ne taglio un pezzetto così, sovrappongo, coltello che taglia bene. Il coltello giusto sarebbe questo qui, tipo un santocco, tipo un coltello per le verdure, vedete com'è fatto? Vado e taglio piccolo così. Fa anche un po' di gioco di colore, no? Ok, il coniglietto si ruba l'altra carota. Poi vediamo un po', controlliamo, ragazzi. Mare, profumo di mare si stanno aprendo un altro pochino. Peliamo anche il sedano, così non abbiamo pericolo che ci sono filamenti. Facciamo le cose fatte bene. Anche se a casa dobbiamo fare le cose fatte bene, buone. Poi taglio così a listarelle, taglio piccolo, così. Guardate sempre le mie mani come le tengo, le mie dita soprattutto, guardate, vedete? Poi cipollotto, a casa mia può mancare il cipollotto, però non mette il bianco, no, il bianco devo avere un'altra ricetta, risparmiamo. Metto questa parte qui, taglio. Aspettate, scusate, la sentite una voce? Io sì. Ecco, sono le vongole, basta, stop. Tengo, se no si seccano troppo, noi le vogliamo umida, fresca, guardate qua, che robetta, morbida, succulenta. Poi andiamo, scolo. Poi che faccio? L'acqua di cottura la filtro,
piano piano, non la terzo tutta, guardate, mi fermo qua, perfetto, a posto. Adesso carta, non dobbiamo inquinare, dobbiamo stare attenti e noi non inquiniamo. Prendo tutto, raccolgo così e nella stessa pentola metto un po' di olio, le nostre verdure, così, accendo e qui vado un po' più adagio, a 6, va bene, media potenza. Taglio il cipollotto così, finemente, ecco, a rondelline. A parte la cottura delle lenticchie, che dura 45 minuti all'incirca, non di più, è tutto molto velocissimo da fare, ok? Quindi, che cosa dovete fare? Quello che vi consiglio, organizzatevi la sera, che mettete a mollo mezz'oretta e mettete la revisione, tanto state là senza fare niente, con il telefono in mano, mi state casomai a guardare me, e mettete a cuocere le lenticchie 45 minuti, vedete 5 video e stiamo a posto. Adesso lo spicchietto d'aglio vogliamo aggiungere, certo che sì, però questa volta lo peliamo, ok? A me mi parte la gamba, che devo fare? Mi faccio così, mi sembra che devo fare un po' di aerobica mentre faccio le ricette. Vado con l'aglio intero, così. Può esistere un piatto di pesce senza il prezzemolo? Ma io direi proprio di no. Cioè proprio il prezzemolo proprio ti ricorda proprio il mare, la spiaggia, gli ombrelloni, la sabbia. Allora quindi facciamo un bel prezzemolo tritato, ok? Vi ricordate come vi ho insegnato? Così tenete il coltello in questa maniera e ruotate. Un po' ricorda la mezzaluna di nonna. Ricordate la mezzaluna? Chi ce l'ha più a casa? Nessuno. Io ce l'ho da qualche parte, una con i manici del diritto di legno. Vado così. Ecco qua. Eccoci qua. Qua c'è un ladro che ruba le vongolette mentre sto tagliando il prezzemolo. Quando facciamo pausa, guardate qui, brava. Ok, ora ti tocca sgusciare camera 1. Ora le sgusci, non te le devi mangiare. Allora vado e metto subito il prezzemolo qui, una parte. E mo' si sente il mare, Mamma mia, mare, profumo di mare. Poi vado, liquido, delle vongole. Poco, non tanto, aggiungo le lenticchie. Allora, ma qualcuno mi dirà, ma vabbè, ma queste lenticchie nere che c'hanno di diverso? Allora, sono gustosissime, guardate, dolci, delicate, non c'è per niente aggressive, sono veramente buone. E poi ragazzi, è un prodotto italiano, anzi, siciliano. Aggiungo l'acqua di cottura delle lenticchie, che questa è buonissima. Si deve cuocere adesso, cioè più che cuocere le lenticchie già sono cotte, si deve unire il gusto delle verdure, delle vongole con i legumi, deve diventare tutt'uno. Però noi con le mani così non ci sappiamo stare. Che facciamo? Prendiamo il pane, mamma mia che casino, prima la pulita, aspettate 2 secondi. Il pane sta qua. Allora, a me piace da morire questo pane, perché mi dura tanto a casa. Allora, se non lo mangiamo tutto subito il primo giorno, taglia a fettine sottili, facciamo una zuppa come una volta poi pane tostato bello, un pontarello come piace a me. Poi faccio io come faccio, mica faccio il pane così tanto per farlo. In una padella a parte antiaderente metto olio abbondante, se quasi frigge, facciamo scaldare bene bene e comincio a mettere il pane così, 4 belle fettine. A Roma si devono del pesce, le possino. Sto pane che può stare così da solo, sconfortato, triste, lo spicchietto io ce lo mettiamo e intanto si sta bello a unge, buono. Poi per quelli che vogliono stare attenti in mezzo alla settimana, pane solamente lo stavo senza niente, ok? Pepe nero appena o peperoncino se vi piace di più. Poi io aggiungo un altro liquido delle vongole, quindi bella saporita, capite? Il gusto della lenticchia proprio si sposa con il sugo delle vongole. Ecco qua, giro, bello, guardate che unto. E qui dentro, guardate qua che ci metto. 2 calamaretti, c'ho 2 calamaretti spillo che avevo preso
pescivendolo, ok? Però non so obbligatorio, solo con le vongole va benissimo, Guardate che carini, belli passerotti, questi che pulirli è una fatica. Appena cotti, Che belli ragazzi, che roba bella che abbiamo ragazzi, l'Italia c'ha delle ricchezze assurde, tutta l'Italia, tutta. Il pane è bello unto e pronto. Saranno veramente buoni questi calamaretti, un po'? Mare vero, basta, spengo. Basta, troppo cotti se no, vai. Assaggiamo? Che buono! Allora, prendiamo il piatto. Più che piatto poi ci vuole la scodella. Eccola qua. Ci siamo. Nel frattempo che si fredda un po', io che faccio? Sguscio qualche vongoletta, ok? Buone. Sgusciate tutte, vedete che lavoretto? Adesso però io la vorrei leggermente più densa. Frullatore a immersione senza che sporchiamo tante cose. E do una botta. Aspetta. L'aglio via. Vediamo un po'. Sì, ci stiamo, dai, ci stiamo, perfetto. Metto il pane sotto, così, vedo che si bagna, sentite che... che buono. Aggiungo 2 vongole, così, belle. 2 calamaretti. Buoni. Mamma mia che bello. Vado. Un po' di prezzemolo. Una grattata di buccia d'arancia. Profumo, vedo, solo proprio si sente soltanto il profumo. Mamma mia. Spettacolare. Un filo d'olio. Mamma mia. E poi proprio, se vogliamo ricordare che cosa c'è dentro, il pane è così. Adesso assaggio, guardate che faccio io, si può tutto qua dentro. Poi le vongole. Prendo un pezzetto di pane. Allora, la morale qual è? Dobbiamo incentivare quello che abbiamo noi in Italia. Abbiamo tante tipologie di tutto e questo è soltanto un esempio come dei legumi. Non dobbiamo sempre comprare le stesse cose, lenticchie che vengono da lì, dobbiamo comprare la roba italiana, perché la roba italiana, i prodotti italiani sono i migliori al mondo. Dobbiamo baciare la terra, non facciamo il papa. Dobbiamo baciare la terra dove camminiamo. Siamo troppo fortunati ragazzi, una bontà. Mangiamo i legumi. Un bacio, un abbraccio alla Samadala. I like, mi raccomando, i commenti. Che bontà.